Buongiorno a tutti ragazzi, da parte di Diego e di Daniele. Ciao ragazzi. Oggi siamo lieti finalmente di presentarvi ufficialmente il nuovo Predator di Top Frame versione 3, quindi con tutte le modifiche adatte anche alla O4. Allora, qui abbiamo un po' tutto il kit che verrà compreso insieme al Predator, quindi abbiamo il TPU, abbiamo gli stand-off in alluminio che vanno all'interno, abbiamo le due prese USB-C che vanno una a destra e una a sinistra per connettersi alla Fly Control e alla VTX. Inoltre abbiamo il sensore magnetico per disattivare il buzzer, abbiamo le due USB-C che si collegano a queste per collegarsi come dicevamo prima. Abbiamo il plate in fibra di carbonio con i suoi dadi innestati, abbiamo le viti per il plate, abbiamo le 4 viti per fissare la canopy con le sue rondelle in alluminio colorato come il TPU che viene a corredo del Predator. Inoltre c'è anche il supporto di fissaggio in alluminio per l'XT60. Allora, le principali caratteristiche del Predator sono che è stato fatto in un nuovo materiale, come già vi dicevamo, il PA12, il design l'avete già visto più volte. Questa è versione rossa, che è il mio. Questa è la versione rossa che piace a Daniele, quindi l'abbiamo fatto rosso. Vi elenco molto brevemente di nuovo tutte le caratteristiche. Qui c'è la possibilità di montare, diciamo, qualsiasi tipo di cam, dalla O4 alla O3 o alla versione vecchia della DJI come monta Daniele. L'inclinazione fissa della O4 è 25 gradi come richiesto dalla maggioranza di voi, visto che questo è un drone da long range. Lateralmente abbiamo prese d'aria che convogliano l'aria direttamente sull'esche che c'è dietro, questi fori che stanno sotto le eliche che comprimono l'aria all'interno e vanno a finire direttamente a raffreddare la O3 o 4, comunque la VTX che monterete. In questo punto c'è l'ingresso dei cavi, quindi non ci sarà nessun cavo esterno ma rimane tutto interno, quindi dal motore entrano i cavi all'interno. Senso di rotazione delle eliche è stampato sul braccio, così non vi confondete. Sul retro abbiamo la schiena dove al suo interno, come adesso vi mostro, si può alloggiare un LED che potete configurare a piacimento. In questo punto dove avete questo segno vi verrà dato a corredo un portachiavi dove all'interno c'è un magnete che, appoggiandolo qui sopra, una volta montato questo tipo di sensore magnetico che va qui dentro, potrete scollegare il buzzer eventuale che potete montare all'interno. Queste sono realmente prese d'aria, perché l'aria che entra da qui e dalle varie prese d'aria, l'aria calda viene convogliata verso l'esterno e indietro. Qui potrete montare delle antenne normali oppure antenne SMA, perché all'interno c'è l'alloggiamento SMA, oppure se montate una O3 con una sola antenna potete farlo uscire da questo punto come ce l'ho montato io. La canopy si apre, al suo interno troviamo l'alloggiamento per il GPS, varie dimensioni in base ai GPS. Qui c'è la scanalatura per mettere la barretta LED. Inoltre in questi punti che adesso non sono montati ma vengono montati questi alloggiamenti in TPU per le vibrazioni. Qui verrà messo al suo interno il distanziale sia avanti che dietro in questa maniera, in modo tale che una volta montata la canopy del drone in questa maniera qui, praticamente fissandola con semplicemente 4 viti 1, 2, 3 e 4, il drone diventa ultra compatto e, avendo i distanziali in alluminio dentro, diventa veramente molto resistente. Ovviamente, come spiegavamo, questo non è un drone da freestyle ma da long range, quindi non è fatto per prendere delle botte esagerate, però è molto resistente. Ricordiamo che monta eliche da 7 pollici, per essere un 7 pollici è molto compatto. Esatto, è un 7 pollici ultra compatto. Al suo interno ci sarà questo plate in fibra di carbonio che viene fissato da sotto con le viti che avrete a corredo, queste 7 viti. Quindi la comodità qual è? Che all'esterno potrete montare tutta l'elettronica, quindi montate tutto all'esterno sul plate, poi prendete, lo mettete dentro, l'unica cosa che vi rimane da saldare sono i fili dei 4 motori.
motori. Molto comodo anche questo. Poi in queste scanalature che vedete metterete il vostro strap per la batteria. Qui potrete mettere e alloggiare il velcro per far attaccare le vostre batterie. In questo punto c'è anche, per chi desidera utilizzare la GoPro ad esempio, un action cam, si potrà mettere in TPU un alloggiamento per un action cam. A differenza del V2, questo V3 abbiamo rinforzato anche i bracci. Esatto. All'interno i bracci sono rinforzati con delle nervature, infatti il drone è veramente quasi privo di vibrazioni. Qua entra l'aria, esce di qua e andrà direttamente sulla VTX per raffreddarla, perché ovviamente essendo chiuso poteva surriscaldare. In questo punto che vedete qui viene alloggiato questo piccolissimo sensore magnetico che serve appunto, come vi spiegavo prima, a disattivare il buzzer. Questo è un po' tutto ragazzi, poi se avete altre domande potete farcele una volta che è uscito il video. Il peso del nylon PA12 senza TPU è circa di 250 grammi, il telaio ovviamente è un telaio tutto chiuso, quindi ha molta più protezione. I colori del TPU originali saranno verdi, poi ognuno potrà stamparseli come vuole perché i file potranno essere rilasciati. Cos'altro dirvi? È stato predisposto per poter mettere antenne AT, quindi da questa parte e da questa parte può fare uscire l'antenna, e nel retro stessa cosa, un'antenna T messa per così. Spero vi piaccia, sarà fatto in una taratura limitata. Dal momento dell'ordine ci vanno circa 15 giorni prima che l'azienda che produce il telaio ce lo dà, perché questi tipi di telai vengono stampati con macchine professionali che costano veramente centinaia di migliaia di euro, e quindi non sono macchine che possiamo avere noi direttamente, ma ce le facciamo fare. Il disegno e il telaio è stato prodotto interamente da noi, è testato in Italia, prodotto in Italia anche, è prodotto in Italia da aziende italiane, quindi spero vi piaccia. Per qualsiasi cosa non esitate a chiedere, e nulla, al più presto sarà pronto per la vendita. Un saluto da Daniele. Un saluto da Diego, ciao ragazzi e buona giornata.